Ecco i punti principali da sapere prima di visitare Machu Picchu. Ciao a tutti, ben ritrovati con il terzo episodio della serie su Perù e Bolivia. Dopo aver pubblicato il video sul nostro itinerario e quello sui consigli pratici relativi al Perù, oggi farò un focus su Machu Picchu. Seguiranno il video sul passaggio di frontiera via terra verso la Bolivia, quello sui consigli pratici sempre sulla Bolivia e altri focus sulle mete principali del nostro viaggio. Iniziamo! Machu Picchu è una delle 7 meraviglie del mondo moderno, una tappa imperdibile, incredibilmente affascinante e ricca di storia. Ammetto che in prima battuta ho trovato un po' complesso capire come organizzare la visita al meglio. Proprio per questo motivo ho deciso di dedicare un intero video a questo sito archeologico sperando di essere di supporto alla vostra organizzazione. Il mio video fa riferimento ad un viaggio fatto ad agosto 2025, io vi consiglio di consultare sempre il sito ufficiale, di cui aggiungerò il link in descrizione perché le cose cambiano spesso. Quindi Machu Picchu, il primo consiglio che mi sento caldamente di dare è di organizzarvi per bene, per tempo, per evitare problemi e rischiare di non vedere il sito. È fondamentale, secondo me, acquistare i biglietti d'ingresso in anticipo, anche più di qualche mese prima, perché quest'estate alcune persone che abbiamo conosciuto hanno dovuto aspettare 3 giorni ad Aguascalientes, 3 giorni, prima di riuscire ad acquistare il ticket. Sull'acquisto anticipato dico 2 cose. La prima è che se farete uno dei cammini Inca come l'Inca Trail o il Salcantay Trek, il biglietto d'ingresso con molta probabilità sarà incluso, quindi verificate bene questo dettaglio prima di acquistare il biglietto di Machu Picchu in autonomia. La seconda è che quest'estate erano disponibili per la vendita diretta in loco 1000 biglietti al giorno a partire dalle 6 di mattina, suddivisi tra i diversi circuiti. Potrete monitorare il numero di posti del giorno ancora disponibili sul sito ufficiale. Dal mio punto di vista, i punti fondamentali da smarcare quando si visita Machu Picchu sono principalmente 3. 1. Come arrivare ad Aguascalientes. Aguascalientes è il punto di appoggio per visitare Machu Picchu e si è sviluppato per esigenze turistiche. 2. Come raggiungere Machu Picchu da Aguascalientes. E 3. Capire quale biglietto acquistare per visitare Machu Picchu. Ci sono 3 diversi circuiti e ogni circuito ha delle varianti. Partiamo dal primo punto, quindi come ci arriviamo ad Aguascalientes? Le alternative si contano sulle dita di una mano. Le opzioni sono principalmente 3. Se qualcuno dovesse conoscerne altre sconosciute ai più, scrivetele pure nei commenti. Quindi, opzione 1, questa è la più economica, si prende un van collettivo che arriva ad Idroelettrica. Da Idroelettrica si cammina costeggiando le rotaie della ferrovia e si arriva ad Aguascalientes. Il van collettivo impiega circa 5 ore e da alcune immagini che ho visto queste strade non sono proprio ben messe. Poi da Idroelettrica dovrete camminare per circa 2 ore. Alcuni ragazzi che abbiamo incontrato durante il viaggio ci hanno detto di averlo fatto e che il cammino non è difficile, però se avete i bagagli può diventare pesante. Opzione 2 è la più costosa, più comoda, infatti è l'unica che non richiede di camminare ore o giorni. È quella che alla fine abbiamo scelto anche noi. Da Cusco o da Ollantaytambo parte un treno che vi porta direttamente ad Aguascalientes. Le compagnie sono solo 2 e sono Peru Rail e Inca Rail. Noi per una mera questione di prezzo abbiamo scelto Peru Rail che nel momento in cui abbiamo prenotato conveniva. Abbiamo pagato quasi $60 a tratta, a persona, da Ollantaytambo per un'oretta e mezza di treno. Per me è un prezzo ingiustificato, ma a meno che non vogliate camminare non ci sono altre alternative. Non esistono bus, non esistono taxi che ci vanno perché non ci sono strade. Opzione 3. Fare un trekking di più giorni con delle guide che arrivano fino a Machu Picchu con uno dei cammini Inca. Solo 2 parole perché io non li ho personalmente fatti. I più gettonati e conosciuti sono l'Inca Trail e il Salcantay Trek. L'Inca Trail dura generalmente 2-4 giorni, il trail classico è quello di 4 giorni e passa per diverse rovine Inca. Sono disponibili solo 500 posti al giorno per il trail classico e circa 200-250, non ricordo, per quello corto. In questo conteggio è incluso anche lo staff, quindi
nei momenti di picco, nei periodi di picco, può essere difficile trovare degli spot liberi. È probabilmente il più costoso, i biglietti per accedere non possono ad oggi, poi non so se in futuro cambierà qualcosa, ma ad oggi non possono essere acquistati in autonomia, ma solo attraverso delle agenzie che organizzano i tour. Questo vale per tutti i cammini Inca e non solo per l'Inca Trail. L'altro è il Salcantay Trek, invece appunto è un altro trekking, può essere di 3, 4 o 5 giorni. È generalmente più economico, con più disponibilità, un po' meno inflazionato, un po' più naturalistico e si cammina mediamente ad altitudini più elevate. Ci sono anche altre opzioni, io vi lascio un link dove potrete vedere i vari trekking che possono essere fatti e i posti ancora disponibili, anche se non è propriamente aggiornato on time, è messo a disposizione dal Ministero della Cultura del Perù. Passiamo al secondo punto, come raggiungiamo Machu Picchu da Aguascalientes. Dovete sapere che ad oggi, oltre a non esserci strade per arrivare qui, ad Aguascalientes non ci sono macchine e non esiste un trasporto pubblico, quindi ovunque voi vogliate andare dovrete camminare. Tenetene conto quando prenoterete l'hotel. Detto questo, per salire al sito archeologico ci sono 2 opzioni. 1. Scelta più costosa, prendere un bus, c'è una sola compagnia che al momento ha in concessione il servizio. Per salire in bus ci vogliono una ventina di minuti e costa $12 a persona a tratta. Dovrete farvi delle file chilometriche per salire sull'autobus, anche se quando arriva il turno della vostra fila è abbastanza scorrevole. Ogni fila inizia infatti con un cartello che indica l'orario del vostro ingresso al sito. Noi avevamo l'ingresso delle 12, che non è un orario di punta. Ci siamo messi in coda alle 10. Se avete gli ingressi al mattino, aspettatevi molta più gente e code molto più lunghe, quindi 2 ore prima per la coda potrebbe essere poco. Aggiungo che quest'anno è scaduta la concessione dei bus. Questa compagnia ha la concessione da 30 anni, quindi magari informatevi bene su questo bus perché potrebbe cambiare qualcosa. La seconda opzione è gratis e implica salire e scendere a piedi. È un sentiero tutto in salita, non particolarmente panoramico. In alcuni tratti il trail passa per la strada asfaltata dove passano anche gli innumerevoli autobus. Noi lo abbiamo fatto solamente al ritorno in discesa. In discesa non l'ho trovato difficile, in un'oretta e mezza si arriva al paese. In salita secondo me è un po' tosto, deve essere perché è abbastanza ripido. Terzo punto, cruciale. E ora, quale biglietto acquistiamo e a che ora andiamo? Allora, anche rispondere a questa domanda non è stato semplice perché hanno cambiato i biglietti nel 2024. Il motivo è buono perché è stato fatto per preservare il sito che a causa del turismo di massa rischia di sprofondare. Cosa importante, per accedere vi chiedono il passaporto, quindi non dimenticate di portarlo. I circuiti sono 3 e sono il circuito 1 panoramico, 2 classico e 3 royalty. Sul sito trovate tutte le mappe. Noi abbiamo scelto di fare il 2, il classico, che non vuol dire che non è panoramico. Secondo me i nomi sono un po' misleading. Le viste più iconiche del sito si possono vedere benissimo, soprattutto nella parte iniziale. Io sono stata felice di aver scelto questo circuito perché la vista sul sito è meravigliosa, secondo me, e poi dopo si passa proprio all'interno della cittadella. Ma questo dipende chiaramente anche dalle preferenze personali. Il circuito poi si divide in A e B, confesso di aver perso settimane perché non riuscivo bene a capire le differenze. Abbiamo preso il 2A alla fine, ma una volta là ho scoperto che in realtà non cambiava nulla. La guida ci ha detto facciamo come volete e noi ci siamo affidati all'esperienza della guida. Scegliere invece tra 1, 2 e 3 è importante perché ci sono dei checkpoint dove vi controllano i biglietti. 2 parole anche sugli altri 2 circuiti. Mentre per il 2 non cambia molto tra A e B, o almeno quest'estate non cambiava, per 1 e 3 le varianti dei circuiti sono molto diverse tra di loro. Il circuito 1 è chiamato panoramico e ha il tratto iniziale in comune con il 2. Il circuito 1 si divide in A,
che va alla montagna Machu Picchu, dovrebbe essere un bel trekking, B che fa solo la parte iniziale del circuito 2, salendo solo un po' di più in alto, quindi senza entrare nella cittadella, C e D sono disponibili solo in alta stagione, dove C arriva ad Intipunku, mentre D va all'Inca Bridge. Il circuito 3 invece va dalla parte opposta rispetto all'1, passa nella parte bassa del circuito 2 saltando il cuore della cittadella. Il 3A vi farà salire fino alla montagna Huayna Picchu, il B fa solo la parte inferiore della cittadella, quindi a questo punto secondo me vale la pena fare il 2 che almeno è completo, e poi ci sono C e D disponibili solo in alta stagione, dove il C arriva alla Gran Caverna, mentre il D va a Uchi Picchu, credo si dica. Io sono stata soddisfatta della mia scelta e di aver fatto il circuito 2 che ha sia delle belle viste e passa all'interno appunto della cittadella. Se però preferite fare un po' di trekking e avere una vista dall'alto, i più gettonati sono l'1A che va alla montagna Machu Picchu e il 3A che va a montagna Huayna Picchu. Smarcato il tema quale circuito scegliere, a che ora andiamo? Ho chiesto alla nostra guida e mi ha detto che gli ingressi delle ore 8, 9, 10 del mattino sono gli orari di picco per visitare il sito e può essere parecchio affollato, tanto che lei preferiva evitarli, questo almeno in alta stagione. Secondo lei o si va prima o si va dopo, dice però che la mattina è generalmente meglio rispetto al pomeriggio in termini di luce. Noi abbiamo deciso di andare alle 12 e dal nostro punto di vista è stata una buona soluzione perché il tempo era comunque bello ed il sito non era tanto affollato. Chiudo con un'informazione ulteriore che riguarda la guida. Io credo che in questo caso sia importante avere una guida che vi spieghi tutto perché è estremamente interessante e rischierete altrimenti di non comprendere bene la storia dietro alle rovine. Un'ultima cosa, questo in termini di altitudine è stato il punto più basso del nostro viaggio, dopo Lima chiaramente, dove faceva anche più caldo. Siamo al confine con la zona amazzonica, quindi meglio mettere l'antizanzare. Spero di essere stata d'aiuto, verificate eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale. Io vi ringrazio per avermi seguita fino a qui, al prossimo episodio della serie con 2 parole sul passaggio di frontiera via terra verso la Bolivia e sulle modalità che abbiamo utilizzato. Ciao!